era tutto nato dalla volontà di Matteo di farmi un regalo di compleanno. Gli ho sempre chiesto di portarmi a fare una notturna su una montagna perché da quando me l'ho fatta scoprire mi è rimasto un po' quel pallino in testa. Fin quando lui, ai miei 27 anni, ha fatto, io sono nato il 10 gennaio, quindi pieno inverno, mi ha detto: Robè, settimana prossima noi andiamo in montagna. Ovviamente il discorso che ci siamo fatti a cena, la stessa notte in cui noi siamo andati in montagna, quindi io già mi portavo un carico emotivo di quel tipo dietro. Il meteo era totalmente a favore nostro e già durante il viaggio, quando vedevo i vari paesaggi che c'erano intorno, come questa lingua di strada grigia fosse contornata da queste piccole montagne di neve totalmente bianche, come ci fossero delle piccole badi illuminate, e le persone a luna di notte in realtà stavano sdraiate su questo manto di neve a guardare un cielo pieno di stelle. E quelle stesse stelle noi le vedemmo una volta arrivati ai piedi della montagna. Perché ovviamente noi dovevamo partire alle 4 di notte per farci la notturna, salire e vedere l'alba. Io ero circondato da queste stelle. Io non ho mai visto così tante stelle in vita mia, è stato bellissimo. Al che siamo andati a dormire e 3 ore dopo, 4 ore dopo, ci siamo svegliati e abbiamo iniziato a camminare. Ora potrei stare qui a raccontarvi di quanto sia stata figa la scalata, la camminata in mezzo alla neve, prima volta nella vita mia, assurdo, incredibile, ok, però non è questo il punto della storia, non è questa la parte rilevante. Qual è la parte rilevante? È la parte emotiva che mi portavo dentro durante questa scalata. E il tutto è iniziato quando io ho visto sia a sinistra che a destra e c'era il vuoto, c'era il nulla. Ora, ovviamente io soffro un po' di vertigini, quindi vedere, voi immaginate comunque stare su all'inizio penso 1000 metri e più e tu hai il vuoto sia a destra che a sinistra, non sai cosa accade, non sai dove finisci se per sbaglio scivoli e cadi giù dalla montagna, quindi è una situazione abbastanza complessa. Tant'è che a un certo punto ho iniziato ad avere la nausea e ho detto a Matteo, guarda, fermiamoci 5 minuti perché non mi sento molto bene. E Matteo giustamente mi ha detto: guarda, vabbè, non preoccuparti, se vuoi torniamo al van, dormiamo. Ho respirato e mi sono detto no, cazzo, cioè mi sono impuntato, ho fatto no, io adesso sono qui, sono arrivato fin qui, io non voglio assolutamente lasciare questa opportunità. Però mi rendo conto che non era una cosa di sfida verso me stesso, quindi non era un devo, era più un voglio, più una necessità. Io avevo bisogno di quella esperienza, di quel tipo di emozione, perché a ogni passo che facevo sempre di più verso la cima della montagna era un passo che facevo di più dentro di me. Si era alzato un vento assurdo e la neve era diventata ghiaccio, quindi il rischio di scivolare e cadere era molto alto. E io mi ricordo che durante quella scalata dentro di me avevo paura, ero spaventato perché cazzo, cioè rischiavo di morire, letteralmente rischiavo di morire. Però alzavo lo sguardo e vedevo Matteo e mi dicevo: ok, non sei solo, te la devi cavare da solo sul camminare perché non ti può trascinare, però non sei solo. E dentro di me, man mano che la situazione diventava sempre più pericolosa e difficile, c'erano proprio due voci, una che diceva lascia stare, torniamo indietro, non è sicura come cosa, e l'altra che diceva no, guarda, lo stai facendo, ci stai riuscendo, a piccoli passi. E mentre nella difficoltà cercavo di avanzare sempre di più, nella testa c'era
la canzone che Matteo mi ha fatto sentire a casa, Non può che bene. Quando ho scritto a Matteo di fare questa cosa, ho detto: Matteo, guarda, voglio farci anche un video molto figo. Io già avevo immaginato delle canzoni bellissime che ti facevano vedere il paesaggio, che ti raccontavano di quanto fosse stata figa questa avventura, questa scalata. E il tutto è andato esattamente all'opposto di come l'avevo pensato. Ma se non avessi avuto quel discorso con Matteo, non mi sarei goduto questa esperienza. Ma perché? A un certo punto nel mio cervello non esisteva più il fai il video, fai la cosa figa. A un certo punto nel mio cervello c'era: anche se non sta andando come volevi, lo stai vivendo. È lì. Ed è comunque stata un'esperienza molto interessante e avevo paura di dimenticarla, quindi comunque combattevo, perché una parte mia voleva riprendere, voleva dire: non voglio dimenticare questa cosa, ho paura di dimenticarla. Dall'altra però dicevo: ma la stai vivendo, dai dignità a quello che stai vivendo, lascia stare per un momento la camera. Riuscimmo ad arrivare quasi in cima, arrivammo a 200 metri dalla cima, però non mi sentii di continuare, perché percepivo che lì molto probabilmente, insomma, sarei morto, perché era veramente molto ripido. Matteo mi disse: sono fiero di te perché hai riconosciuto questo limite che è umano alla fine. E io dentro di me sentivo un po' un blocco, perché mentre camminavo pensavo veramente a tutte le cose che ho fatto nel passato, un po' ai rimpianti che ho avuto, un po' alle scelte sbagliate, senza però darmi addosso, perché è facile darsi addosso quando fai degli errori, è più difficile capire il perché l'hai fatto, cosa sentivi in quel momento. E io, c'è una scena che non dimenticherò mai, perché appunto, come dissi nel video precedente, il mio cervello comunque quando vede una scena pensa alle inquadrature, ai colori, alla musica, perché è il modo che ha di costruirsi i ricordi. E Matteo ha fatto una cosa molto bella quando eravamo in cima. Lui ha aperto la tasca della giacca, ha preso il telefono, l'ha sbloccato col naso, è andato su Spotify, ha messo Nu po' che bene e lì Pigliate un po' che bene, pigliate il calore sta canzone. a tutte le volte in cui fuggivo da una responsabilità o da una paura, riprendendo quella scena, facendola venire come volevo, senza godermi l'essenza in sé, senza pensare a chi avessi intorno. Non passa vierna, non passa sto dormendo, ma firma tutte cose e chiudo l'occhio. Falla per me, falla e non fa bere, Simo non pensa a niente, niente può fa male. Pigliate un po' che bene, pigliate il calore sta canzone, e non c'è che capire manche parole, ma basta che un attimo mi sia. E ok, è il mio modo di vivere le cose, le vivo appieno. Però prima non era così, prima era quasi pretendere di volerle vivere in un certo modo. Adesso invece sto scoprendo la bellezza della spontaneità, la bellezza di riprendere un momento così com'è, senza costruirlo, senza forzarlo, ma semplicemente vivendolo. Ad oggi ho paura sempre di dimenticare i momenti, di dimenticare i volti, e è una cosa che mi succede, è una cosa che non riesco a cristallizzare in qualche modo, e io ovviamente so il perché. Cioè, andando in terapia, andando dallo psicologo,
Ora so il perché. Ed è bello scoprire i propri perché. Ma se c'è una cosa che ho capito da questa esperienza è proprio il vivere la genuinità, vivere il qui ed ora. C'è molto più fascino nella vita reale che nella costruzione della vita in sé. Ripeto, io ad oggi ho ancora questo problema, tra molte virgolette, dove sì, ho paura di dimenticare, dimentico. E a volte riprendo le scene per ricordarmi le cose. Però rispetto a prima non le costruisco più, non le forzo più. Rispetto a prima do dignità al momento in sé. Ho imparato a pesare le cose, ho imparato a pesare i momenti in cui voglio riprendere e i momenti in cui vivo quel momento in pieno. Matteo, se stai vedendo questo video, grazie mille. Mi hai regalato l'esperienza più bella che abbia fatto in 27 anni. Grazie. Ti voglio bene.